Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Allora, parlavamo nella diretta di qualche giorno fa sul pirata e se non sapete cos'è il pirata guardate nei link qua sotto in descrizione dove c'è il link al mio secondo canale, appunto il pirata, dove potete approfondire in amicizia alcuni argomenti che qua vediamo in maniera più professionale, chiamiamola così, in maniera più preparata, mentre là è più una discussione tra amici. Quindi se avete piacere andate a iscrivervi sul Pirata, il secondo canale. Parlavamo dei catalizzatori per la spiritualità. Cosa sono? Come mai parlavamo di questo? Parlavamo di questo perché chi governa l'umanità, quindi non parliamo ovviamente delle cariche o delle figure pubbliche, ma parliamo di quegli agglomerati di potere economico e sociale che governano l'industria, governano il potere bancario, eccetera, ovviamente utilizzano non solo metodi scientifici, non solo metodi appunto economici, ma utilizzano simboli, ritualità e altro, questo per andare a toccare l'uomo, l'umanità, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista spirituale. Quindi per dominare l'intera umanità sotto tutti i punti di vista. Questa cosa della predominanza spirituale, ma anche del fatto di chi anche non ha nessuna capacità spirituale, non ha avuto possibilità di potenziare la sua spiritualità o di attivare la sua spiritualità, di utilizzare alcuni oggetti oppure di utilizzare alcune frasi, di utilizzare alcuni riti o alcuni simboli per appunto sfruttare la spiritualità. Questi detti catalizzatori. Catalizzatore è uno strumento, un oggetto, un accessorio, una materia, una sostanza che attiva un processo o permette attraverso un processo di estrarre un qualcosa, in questo caso di estrarre la spiritualità dall'uomo. Abbiamo visto in uno dei libri che è il Grimonio di come anche nella cristianità, soprattutto in passato, sono state utilizzate formule o ritualità per soggiogare, per farsi aiutare sia da spiriti maligni, sia da demoni, sia da angeli, quindi utilizzare questa cosa. Nella tradizione ebraico-giudaico-cristiana si trovano spesso di queste mitologie, ma si trova anche una grande ricerca che si sta svolgendo da secoli per cercare di carpire attraverso il nome spirituale, quindi delle persone o addirittura di Dio, conoscendo il nome di Dio si può raggiungere il potere di Dio, quindi utilizzare il potere di Dio. Queste cose che noi diamo un po' così per fantastiche a volte o per cose del passato, superstizioni del passato, invece sono tuttora in voga e vigenti da parte di chi in realtà vuole utilizzarle. Solo che deve far credere a noi che queste cose non esistono, non ci sono fantasie per l'appunto. Ma andiamo a vedere quando nascono queste cose. Queste cose nascono nell'antichità, nella notte dei tempi. Se vediamo i guaritori, chiamiamoli guaritori, delle varie tribù, a loro volta utilizzavano delle formule e dei simboli che si passavano da guaritore a guaritore, da sciamano a sciamano, e attraverso questi simboli e queste formule raggiungere uno stato alterato di coscienza o quindi di spiritualità per poter intercedere con gli spiriti della natura
o gli spiriti dei defunti, che aiutassero a guarire una persona da una malattia, piuttosto che renderne feconda un'altra, piuttosto che ottenere tutta una serie di aiuti o di indicazioni o previsioni. Bene, questi simboli, queste formule sono appunto i cosiddetti catalizzatori, cioè quelli che permettono alla persona che li attiva, che li utilizza, di avere un'esperienza spirituale, in quel caso, o un'esperienza di alterazione di coscienza, senza fare doverosamente un grande percorso di illuminazione come il Buddha, come altri grandi illuminati, per raggiungere uno stato di coscienza spirituale. Questo è stato talmente utilizzato che perfino Hitler, durante la Seconda Guerra Mondiale, mandò alla ricerca di una serie di questi cimeli, di questi attivatori delle potenze spirituali, ma li scendiamo poi addirittura nell'occultismo e nello spiritismo. Andiamo a vedere però alcuni di questi simboli. Uno dei più famosi simboli sono quelli costruiti da Agrippa, che era un filosofo ma diventato poi anche un esperto appunto di magia. Il mago Agrippa ideò il cerchio magico con i 3 anelli magici tradizionali, vi leggo testualmente, e il sigillo a 6 punte di Salomone. Questo è un grande simbolo di protezione, ma è anche un simbolo di evocazione. Ora ve lo faccio vedere ed ecco qua il nostro simbolo di Agrippa. Questo viene utilizzato ancora oggi in alcune cerimonie svolte dalle massonerie, che nascono ai tempi del Templari. Difatti i primi massoni furono i Templari. Massonerie che nascono teoricamente a scopo benefico, quindi per riuscire a essere da buona guida all'umanità, e poi invece diventate un po' a volte delle sette, a volte delle mafie, eccetera. Un altro dei precursori, chiamiamolo moderno perché parliamo degli anni 1500, nella quale si cercò di sviluppare questo tipo di formule, questo tipo di amuleti che facciano da catalizzatori per la potenza spirituale o per la cosiddetta magia. E non stiamo qua a sindacare se magia bianca, magia nera, se magia a fin di bene o magia a fin di male. Fu un altro famoso scienziato, astronomo, astrologo, chimico, che è John Dee. John Dee, assieme all'amico e collega Edward Kelly, sperimentarono talmente tanto queste cose da andare a entrare addirittura nella negromanzia. Vedete qua che rivitalizzano un morto, quindi creano quelli che oggi noi chiamiamo zombie, ed erano appunto John Dee e Edward Kelly. Qua vediamo John Dee in quello che è un ritratto ufficiale ed era un grande alchimista. Questo è uno degli amuleti, dei simboli, anzi è il simbolo per antonomasia sia di protezione che di evocazione. Questo fu creato da John Dee anche in base al simbolo che abbiamo visto, penta di Davide, fatto da Agrippa, dal mago Agrippa. Ovviamente John Dee e Kelly non erano solamente scienziati prestati, chiamiamoli così, alla magia, ma svolgevano un importante ruolo pubblico all'epoca, in quanto si interessavano di alchimia. Devo dire che John Dee, fra le altre cose, era un cristiano piuttosto ortodosso, piuttosto anche ben voluto, e che seguiva veramente alla lettera il cristianesimo, ma che appunto poi si disperse
in questa ricerca tanto da confinare, come abbiamo detto, nella negromanzia. E questa ricerca era atta però ad avere dei simboli, delle formule, degli amuleti che potessero dare il potere a chiunque di evocare o di proteggersi da varie entità spirituali, fisiche e non. Il libro che può essere di interesse per chi vuole interessarsi può essere La chiave di Hiram, un libro ormai piuttosto vecchiotto che per alcuni versi è anche superato, ma dove c'è tutta una linea tra i rotoli del Mar Morto, antichi documenti egiziani e la Bibbia, in cui troviamo una serie di richiami a simbolismi esoterici che troviamo in questi libri sacri, perché il simbolo ha sempre aiutato l'essere umano ad ottenere un potere che difficilmente si otterrebbe con una vita che non sia quella di estrema e intenso percorso di illuminazione, quindi una vita, se vogliamo, ascetica. Andiamo avanti in tempi un pochino più recenti e iniziamo a trovare Crowley. Crowley è un altro però utilizzatore di simbologie e quindi di ritualità per ottenere addirittura in questo caso il potere della bestia, cioè il potere di Satana. Potere riuscì a ottenere, secondo il suo parere, lo vediamo qua in alcune foto, le più recenti che sono state possibili ottenere, riuscì a ottenere per esempio la lampada della sapienza arcana in uno dei suoi 7 riti di Eleusi, riti con i quali tentava di risolvere gli enigmi dell'esistenza, cioè cosa facciamo. Molti ancora seguaci delle sue idee e capacità esistono a tutt'oggi. Vediamo incontri di fatti di streghe o di rituali che possono portare alla ricerca di questo potere spirituale. Eccoci qua finalmente ai Rosacroce, che è la più antica e sconosciuta congrega massonica, possiamo così definirla. Una delle altre congreghe che ebbe molto potere in passato e di cui non si sa moltissimo è la Golden Dawn, l'Alba Dorata, la Golden Dawn, e aveva i suoi principi nell'antico esoterismo giudaico. Un altro simbolismo che serve appunto per poter ottenere il vero nome di Dio e quindi utilizzarne i poteri. Altri simboli poi nati successivamente li troviamo per esempio come in questo anello, che nasce come appunto anello amuleto del pentagramma ed è un'incisione questa del 1647. Abbiamo visto però anche quando vi ho parlato del Grimorio di Papa Onorio non solo simboli, non solo amuleti, ma anche veri e propri riti, veri e propri, se vogliamo chiamarli incantesimi, che riescono ad attivare, a richiamare e a soggiogare entità spirituali. Una cosa di cui si è poco a conoscenza e che invece gli antichi cristiani erano molto a conoscenza era appunto queste ritualità che potevano permettere addirittura di decidere il nostro destino dopo la morte, quindi di raggiungere già in vita una strada che porti direttamente al paradiso o una strada che porti direttamente all'inferno. Ed ecco qua il percorso esatto che poteva portare al paradiso
o all'inferno. Si chiamava La strada per il cielo e quella per l'inferno. Molti cristiani americani del secolo scorso, anzi di 2 secoli fa ormai potremmo dire, avevano un'idea ben chiara circa le 2 strade che portavano rispettivamente alla vita eterna o alla dannazione eterna. Tutto questo appunto attraverso una specifica ritualità e specifica e precisa simbologia. Tutte queste cose messe insieme non sono altro che dei catalizzatori della spiritualità. Le stesse cose si possono ottenere ovviamente senza bisogno di questi accessori, ma attraverso un percorso personale spirituale ovviamente molto lungo e molto serio da portare a termine. Non è una cosa, non è un gioco da ragazzi e sicuramente non è una cosa per tutti, anche se tutti abbiamo questa predisposizione. Ecco perché molti nella storia dell'umanità hanno cercato di impossessarsi di questi strumenti, di queste formule, di queste cose esoteriche, proprio per riuscire senza fare fatica, tra virgolette, ad ottenere un potere spirituale con cui ottenere servigi o potere. Spero che questo video vi sia piaciuto, scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate, mettete il like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, è importante, condividete il video che è un aiuto eccezionale, venite a trovarmi anche su Il Pirata, ci vediamo in prossimo video, ciao a tutti da Ermanno, ciao!